Giuseppe, tu sei con noi da Infront da ormai qualche anno. Sì, Quando è che hai cominciato con Infront? allora io ho iniziato con Infront da circa 4 anni, però nella realtà prima avevo una versione più basilare della stessa piattaforma da circa 15 anni. Ho capito. E se posso chiederti, per quale ragione è cambiato? Per quali sono magari state le difficoltà o diciamo i punti che ti hanno portato a utilizzare un terminale come Infront? Perché noi sappiamo chiaramente che tanti dei tuoi colleghi non si affidano ad alcuna soluzione. Allora, io partirei con una premessa e la premessa è la seguente. I consulenti sono tutti diversi, come tutti diversi sono i clienti. Avere più strumenti permette non solo al consulente di arricchire le sue competenze, le sue capacità di analisi, ma permette anche di approcciarsi a target di clientela magari diversi da quelli che già ha in portafoglio. Ritengo altresì che in una logica di crescita professionale bisogna stare sempre un po' al passo, come si suol dire, rispetto al contesto. E se noi immaginiamo che 20 anni fa, come dire, si poteva acquistare un BTP soltanto passando tramite uno sportello bancario o un consulente. Oggi ci sono le app, ci sono le piattaforme che permettono a un qualunque cliente di comprare un semplice strumento come può essere un BTP. È ovvio che il consulente ha il dovere di adeguarsi e di allinearsi ai migliori standard che il mercato gli consente di arrivare. Chiaro, molto chiaro. E tu personalmente pensi che il terminale Infront ti consente di rimanere al passo coi tempi, lo sviluppo tecnologico e magari il fatto di specialmente di poter rispondere alle esigenze di ogni tipo? Allora, la piattaforma Infront ha un grossissimo vantaggio per me. Offrire la stessa tipologia di informazioni e servizi che un gestore nell'ambito dell'attività di analisi del proprio portafoglio, che sia una SICAV o un fondo, ha in mano. Quindi significa, da un punto di vista concettuale, è un po' come dire, abbiamo la stessa macchina con le stesse prestazioni, ovviamente ci sono delle capacità diverse. Questo può essere uno svantaggio, ma altresì può diventare un enorme vantaggio. È ovvio che c'è un target di clientela che è più interessato a queste tematiche, come magari c'è un target di clientela o di colleghi che lo sono di meno. Ma qua il problema è da un lato la voglia di crescita che ogni consulente ha in sé, dall'altra parte è vedere un percorso che lo può portare ad acquisire target di clientela molto, molto forte, molto, molto ricca, ma altrettanto molto fidelizzata a servizi di altissima qualità. Non solo, ripartendo dal concetto dell'evoluzione che abbiamo avuto negli ultimi 15 anni, oggi bisogna assolutamente avere capacità e strumenti per dare un valore aggiunto rispetto a quello che un cliente con una buona piattaforma si va a trovare sul mercato gratuitamente. Altrimenti il ruolo del consulente viene a ridursi, bisogna dare sempre un qualcosa in più al cliente. Piattaforme come Infront, per quanto complesse, per quanto ricche di informazioni, consentono di offrire questo tipo di servizio. Chiaro.
Chiaro, molto chiaro. E Giuseppe, tu com'è che hai conosciuto Infront? Mi hai menzionato che il terminale lo usi da 4 anni e 15 anni prima utilizzavi la versione un po' più basica Mac Pro. VWD. Sì, Come Mac sei? Pro. Tutto è nato dall'esigenza di acquisire clientela che aveva nell'ambito del suo portafoglio una fetta di scelte che andavano nella negoziazione di strumenti. Quindi ho ritenuto opportuno essere il più aggiornato possibile su questo segmento e cercare di fare il meglio possibile. Poi c'è anche il fattore che la mandante per la quale io collaboro da 25 anni è sicuramente una realtà leader nel mondo del private banking, quindi moltissimi servizi riusciva a fornirli e riesce a fornirli di altissimo livello anche nell'ambito del trading. Però è importante avere sempre qualcosa che uno possa eh, costruire come un abito su misura sulle esigenze del cliente. La piattaforma Infront ha questo grande plus, lo hanno anche altre piattaforme, stiamo parlando di Infront, sicuramente è un suo plus, di poter mettere i pezzettini di informazione separati e messi aggregati laddove mi serve ragionare con un determinato cliente. In genere una piattaforma anche di altissimo livello, ma proprietaria di una banca private, è preimpostata e non è, come dire, modificabile nelle sue composizioni. Quindi preclude la necessità di avere una visione adeguata alle esigenze del cliente, immediata, e invece sei costretto ad andarci per pezzi, il che significa una perdita di tempo, ma anche come dire, un percorso che diventa per il cliente anche faticoso nel seguirti. Ultimo elemento, è anche quello un elemento importante, non avere tra le mani una piattaforma banca, come dire, dà un ulteriore senso di serenità al cliente, perché esclude, anche se parliamo di banche serie, quindi esclude comunque un conflitto di interessi nel selezionare degli strumenti più o meno, come dire, in cui quell'istituto potrebbe essere più o meno interessato. Questo è un altro fattore rilevante. Ultimo, nelle analisi dei portafogli che i clienti o i potenziali clienti ti portano per una prima analisi, utilizzare degli strumenti asettici che non riportino il logo della banca per cui lavori diventa un elemento anche distintivo, non da poco, perché riesce a fornire un servizio professionale personalizzato e, se vuoi, anche non logato, laddove questo è un elemento di valore aggiunto per il cliente. Chiaro, chiaro, molto chiaro. Giuseppe, quando hai implementato il terminale Infront, hai avuto alcun tipo di difficoltà per quanto riguarda le tue mansioni quotidiane sul gestire seguire i tuoi clienti, selezionare strumenti? Allora, sarebbe bello rispondere che tutto è immediato, ma quello che sembra una negatività nella realtà va vista come una positività. La piattaforma Infront, rispetto a quella che utilizzavo prima io, come dire, è come il Nokia degli anni 90 e l'Apple del 2020, cioè
tutte e due fanno una telefonata, tutte e due ricevevano un'email, però c'è un mondo completamente diverso tra questi due apparecchi. Quindi è un salto quantico nelle informazioni che uno può tirar fuori da questa piattaforma, e che necessita una importante fase di conoscenza dello strumento e di come dire, andare a vedere come si fanno determinate cose, che può essere anche un po' meno intuitiva, però è talmente ricca di informazioni che sicuramente vale la pena stare un po' di tempo a comprendere. Devo essere sincero, a distanza di 4 anni ancora scopro delle piccole novità, il che mi fa anche molto piacere, perché vuol dire che il sistema è in continua evoluzione. Il fatto che ci siano tante informazioni diventa un ulteriore elemento di qualità finale. Chiaro, chiaro, molto interessante. Grazie per il tuo feedback finora. Secondo te, Giuseppe, per quelli che erano e sono tuttora i portafogli dei tuoi clienti, vedi che il terminale Infront ti dà diciamo, un aiuto significativo nel gestire quest'ultimi? Ma guarda, una risposta generica non è facile darla, perché nella mia mente io vado a inquadrare le varie tipologie di clienti. Faccio un esempio per comprenderci. Immaginiamo di avere due tipi di cliente. Un cliente istituzione che ha la necessità di avere, oltre a un rendiconto banca, una serie di informazioni oggettive e palesi, perché vanno dichiarate poi in ambito di CDA, e un cliente invece magari nuovo che arriva magari con l'aiuto del figlio molto smart che vuole iniziare un'attività di trading. Allora, in entrambi i casi tu devi avere strumenti che ti mettono nelle condizioni di parlare lo stesso linguaggio e di dare un valore aggiunto. Quello che tiri fuori in termini di informazione per l'istituzione è completamente o abbastanza diverso da quello che si fa vedere e si può tirar fuori per un cliente privato che magari ha fatto la sua attività di trading, ma l'ha fatta magari o su una piattaforma in autonomia o da solo con il proprio private nell'altra banca. Avere strumenti significa riuscire a dare non solo aspetti di curiosità e di informazione in più che giustifichino un cambio di intermediario nel caso del cliente privato, nel caso delle istituzioni garantiscono un percorso continuativo che va anche al di là dei risultati, perché quelli Chiaro. non sono gestibili pro futuro. La professionalità invece quella è un elemento che deve essere gestita quotidianamente. Molto interessante. Grazie. Per quanto invece concerne il supporto che Infront offre, come ti sei trovato con i nostri colleghi quando avevi magari qualche informazione da recuperare, quando magari ti serviva, diciamo, aiuto e supporto? Devo essere sincero, io non ho mai avuto difficoltà nel contattare qualcuno e ho sempre ricevuto una risposta immediata, precisa e con la massima attenzione. E questo mi ha colpito, e se posso dare uno slogan, difficilmente accade, perché una piattaforma che ha tra i principali clienti SGR e gestori, che riesca a trovare il tempo per occuparsi anche di un
consulente, evidentemente è qualcosa che c'è una qualità dentro, ecco, un'attenzione. Per cui questo mi ha colpito in maniera molto favorevole. Immaginavo magari che, visto la tipologia di cliente da parte di Infront, come sono io, no? Diversa dalla mia, magari si stava in un secondo, terzo, quarto posto. Non si è mai verificato questo. Ogni volta che ho chiamato, subito ho avuto una risposta puntuale e precisa. Molto interessante. Grazie ancora. Ultime due domande. Raccomanderesti mai il terminale Infront ai tuoi colleghi? Allora, io non solo riparto da quello che abbiamo detto inizialmente. Se un consulente ha voglia di crescere, di acquisire competenze più rilevanti nell'ambito dei servizi finanziari, vuole utilizzare queste informazioni per acquisire un target di clientela qualificato, professionale, che è sempre alla ricerca di informazioni di qualità, non può fare a meno che conoscere Infront. Poi ci sono altre piattaforme, ci mancherebbe altro, uno può sempre fare la quadra tra quello che è il costo e quello che è il servizio. È ovvio che se trovo piattaforme totalmente gratuite che neanche fanno pagare i costi degli indici, è ovvio che non mi posso aspettare un'informazione così precisa come chi invece fa questo lavoro in maniera professionale. Però è una scelta di fondo, nessuno dice che bisogna andare in una direzione o in un'altra. Se un consulente ha voglia di avere strumenti pari a quelli dei gestori con i quali collabora nei fondi e nelle gestioni patrimoniali quotidianamente e imparare quel tipo di linguaggio, sicuramente Infront è fondamentale. Lo è non solo per i titoli azionari, ma è fondamentale anche per tutto il mondo obbligazionario di Stato, corporate o high-yield. Chiaro. In un momento dove, tra l'altro, questo secondo mondo è ritornato a essere molto molto importante da osservare in prima persona. I collocamenti prossimo ora del BTP valore, come dire, tante persone ti chiamano, riuscire a fornire informazioni precise diventa un plus in più. Chiaro, chiaro. Ottimo. E per quanto riguarda, diciamo, l'evoluzione di quelli che sono gli strumenti come il nostro, dei terminali, concentriamoci pure sul terminale di Infront. Cosa vorresti che fosse una futura evoluzione della nostra piattaforma? Cosa vorresti vedere? C'è niente in particolare che ti viene in mente? Allora, sicuramente la flessibilità che vedo sulla versione web è un po' più ridotta rispetto alla flessibilità che si riesce a fare sull'app. Questo potrebbe essere quest'ultima potrebbe essere un qualcosa su cui magari migliorare il servizio. Non che non sia flessibile l'app, ma è un po', come dire, almeno per me un po' complicata nell'impostarla come voglio farla io, mettiamola così. Ho capito. Tu, Su scusami Giuseppe, stiamo parlando dell'applicazione sul cellulare, Infront sì, Mobile? sì, sì, Ok, ho sì. capito, ho capito. Poi guarda, la piattaforma è oggettivamente eccellente. Mi piace anche e lo consiglio anche la possibilità di poter
deselezionare servizi che uno o selezionare servizi che uno reputa più importanti da servizi che magari per l'attività o per il target di clientela che ogni consulente ha magari può usare o non usare, il che va a inficiare sul costo finale del servizio. Questo elemento di flessibilità è molto importante e forse va valorizzato di più Chiaro, in un quadro di contratto. Ecco. molto interessante, benissimo. C'è nient'altro, Giuseppe, che vorresti aggiungere? No. Magari qualche modulo magari che ti ha colpito di Infront e che ti piace particolarmente? Allora, riprendendo il concetto delle obbligazioni, il modulo Skipper, per esempio, è un modulo che io oggi consiglierei a tutti i consulenti, perché mette nelle condizioni di far comprendere in pochi passaggi quello che può accadere su un titolo obbligazionario al variare, ad esempio, dell'andamento della curva dei tassi e quindi dare delle indicazioni che non siano i tassi scendono, i prezzi salgono, ma se scende tanto lo 0,25, il 0,50, 0,75, cosa avviene sul prezzo, qual è la stima finanziaria reale su cui quel titolo si andrà presumibilmente a valorizzare e da lì capire quanto è la distanza tra quello che è il prezzo di mercato e quella che è il risultato finanziario al variare, perché molti colleghi pensano che sì, facciamo l'esempio banale del BTP, si apprezzerà, ma magari il prezzo già sconta il 60, il 70% di quel valore di apprezzamento che deve raggiungere, mentre magari ci saranno altri titoli di Stato o altri titoli corporate dove questo effetto è meno sentito. La piattaforma permette di avere una visione di quanto il puntino titolo sia distante rispetto alla media delle scadenze o alla media di mercato. Quello lo trovo molto molto utile. Un altro elemento che trovo utile è l'analisi dell'overbook, dove in titoli un po' più sottili o quando si cominciano a creare delle situazioni di variazioni su titoli forti di ipercomprato, ecco, quel tipo di impostazione è molto utile. Come è importante l'analisi dei competitor di un'azienda per settori. Sapere che quel settore è ricoperto da N aziende, quelle sono e le differenze che ci sono in termini di bilancio rispetto all'azione che stiamo osservando di un determinato settore può essere un elemento molto importante per far capire al cliente che non si mettono anche sul mondo azionario tutte le uova nello stesso paniere. Noi stiamo vivendo un momento in cui in America 7 aziende rappresentano il mercato e fanno il cattivo e buon tempo. È una distonia e un investitore professionale dovrebbe cercare non solo di comprenderlo, ma far capirlo anche al cliente finale, al di là del risultato. Chiaro, chiaro. Ottimo.